La prima banca che ci aveva dato il finanziamento, a 2 mesi dall'apertura, se n'è tirata fuori. C'è caduto il mondo addosso. Coca? Arrivo subito che te l'apro. Mi chiedevi qual è la nostra storia. Allora, praticamente, quando eravamo piccoli, io e mio fratello, che è fratello da lui, andavamo spessissimo in montagna dai nostri nonni, che è a Fozza, un altopiano nel comune di Asiago, saranno, non so, 500 abitanti. E lì c'è un comune in parte che si chiama Gaglio e c'era una bruschetteria e quindi tutte le volte che andavamo in vacanza dalla nonna, tutte le volte andavamo a mangiare in questa bruschetteria che si chiamava La Buca o la Buca. Andrea si chiamava La Buca? La Buca. E quindi da lì c'è rimasto questo pallino della bruschetteria perché ci sembrava una cosa incredibile pensare che non ci fossero altre bruschetterie, soprattutto a casa nostra, ad Esenzano. E quindi da lì un po' come scommessa, un po' come frase detta così da bambino, dai, facciamo la bruschetteria, apriamo la bruschetteria ad Esenzano. Io facevo, ai tempi non facevo ancora l'alberghiera, però mi piaceva molto l'ambito della ristorazione. Mio fratello poi fatalità si è spostato sul campo della grafica e abbiamo iniziato a buttarla lì un po' come idea, ma tutte le volte che andavamo, tutte le volte che tornavamo lì, tutte le volte sempre la stessa frase. Poi il tempo è un po' andato avanti, è arrivata la maturità. Io come tesina della maturità ovviamente ho portato la brischetteria, quindi un business plan di una brischetteria. Tutta la parte grafica del business plan è stata seguita da Andre e diciamo che un po' da quel momento ha iniziato da essere una semplice idea, da un semplice gioco, a diventare qualcosa di concreto, qualcosa di reale. E niente, praticamente un giorno mia mamma mi chiama e mi fa: guarda, c'è un concorso alle informazioni di Desenzano per sviluppare un business plan. Vabbè, ho detto, proviamo a rendere la tesina qualcosa di più, proviamo a farlo diventare veramente un progetto concreto. E fatalità, stessa estate, con il mio amico Poda siamo volati a Barcellona, vacanza molto veloce, tipo era 2 giorni, lunedì, martedì. Nel tornare indietro c'è stato uno sciopero dei voli e lì abbiamo incontrato il ragazzo che poi è stato quasi un po' la svolta nell'idea e nel progetto. E ci ha chiesto un passaggio da Bergamo a Desenzano e poi lui avrebbe preso un treno e sarebbe andato su a Trento. In macchina ho capito che era veramente un genio. Lavorava a Londra, lavorava nella finanza, aveva tutte queste cose qua. Allora ho pensato, ho detto, Mattia, facciamo una cosa, prova ad aiutarmi a realizzare questo business plan. E lui c'è stato e per i 2 mesi successivi sono andato tutti i giorni a Trento per la realizzazione di questo business plan. Un po' la fatalità e un po' il caso ha voluto che ovviamente questo business plan è stato molto bello, molto apprezzato e ha vinto il concorso di Informa Giovani come miglior business plan. E la fatalità sulla fatalità è stata che il premio del concorso erano 700 euro, che era la stessa esatta cifra che ci aveva chiesto Mattia per il lavoro. Quindi è stato un po' un cerchio che si è chiuso. Ovviamente lì avevamo un business plan fatto molto meglio rispetto a una tesina di maturità, però mancava tutto, cioè per aprire un locale serve il locale. E anche lì un'altra piccola fatalità, qualche mese dopo, passando in bicicletta, abbiamo, da una via perché si lavorava qua vicino, abbiamo visto che il locale dove siamo tuttora era in vendita. E quindi ho detto, cazzo, cioè, bella storia, proviamoci, proviamo a realizzare quello che abbiamo fatto. E, abbiamo iniziato un po' a cercare di capire di chi fosse il locale, insomma, ci siamo un po' addentrati nel locale, abbiamo iniziato con il commercialista, siamo andati al commercialista, eccetera, 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 e siamo arrivati alle banche, perché ovviamente non avevamo i soldi. Da lì, grazie al commercialista, siamo riusciti a trovare la banca che ci finanziava, ma anche lì, fatalità, c'è stato un po' il secondo pezzo un pochettino difficile per in quegli anni, che la prima banca che ci aveva
dato il finanziamento, a 2 mesi dall'apertura se n'è tirata fuori. E lì c'è caduto il mondo addosso, cioè non avevamo più soldi, avevamo già appena iniziato i lavori, vabbè. Fortunatamente il ragazzo che lavorava in banca ha passato completamente la pratica a un altro amico che lavorava in un'altra banca e fortunatamente siamo riusciti ad avere il credito, se no saremmo ancora lì a cercare di aprire. Niente, arriva dicembre, Natale, ci mettiamo lì, iniziamo a progettare, era più o meno da ottobre che avevamo il locale, che avevamo visto il locale, adocchiato il locale. Arriviamo a dicembre, iniziamo più o meno i lavori, iniziamo la ristrutturazione, tutti i lavori interni, eccetera, e poi l'8 marzo abbiamo aperto. È stata una festa incredibile. Guarda, scusami un secondo, che vado a vedere in cucina.